questo video tutorial voglio raccontare il mondo professionale che utilizza le intelligenze artificiali presente in Italia. Si rivolge ai professionisti sia singoli, freelance, sia diciamo, enti strutturati, quindi possono essere aziende, possono essere laboratori o altre situazioni di questo tipo, che utilizzano le intelligenze artificiali per generare prodotti o servizi. Si rivolge anche a chi cerca un prodotto o un servizio particolare e quindi cerca qualcuno in grado di poterglielo vendere sostanzialmente. Quindi si parla di professionisti, quindi si parla di cose che vengono vendute, sia prodotti fisici sia servizi appunto. Eh, Entrando, questa è la maschera iniziale, bisogna cliccare per entrare, una volta che si clicca si arriva e si vede questa schermata. Dunque, quello che si vede è la mappa generale dell'Italia con presente una serie di pin posizionati appunto nei vari luoghi e il menu in alto a sinistra. Eh, I pin che si vedono in questo momento non sono molti perché questa mappa ha la funzione più che altro di demo, quindi sono stati inseriti i pin che servono per raccontare un po' le varie funzionalità. In alto a sinistra c'è il menu che è la parte fondamentale, centrale di questa mappa perché è un menu dinamico e interattivo. Vuol dire che cambia a seconda delle azioni che vengono compiute dall'utente, ma cambia anche, agisce anche sulla visibilità dei pin che si vedono sulla mappa. Allora, il menu è fatto da due parti. La prima parte, quella di sinistra, diciamo, la lista con le scritte nere su fondo bianco, è il menu principale ed è quello che effettivamente agisce sulla visibilità degli elementi sulla mappa. In questo momento qua il menu principale contiene solo due voci, arte e tecnica, quindi sono le macro categorie. Una volta che si va a cliccare su una di queste due voci, quindi arte o tecnica, si apre un sottomenu con l'elenco di tutte le voci che fanno riferimento a quella particolare macrocategoria. Allo stesso tempo sulla mappa vengono visualizzati solo i pin che hanno a che fare con quella specifica macrocategoria. Se vado a cliccare su una delle voci presenti in questo menu, eh, sulla mappa vengono attivati solamente i pin che hanno a che fare con quella specifica voce. Sulla destra del menu c'è la parte funzionale, quindi sono gli elementi del menu che permettono di agire sia sulla mappa in generale sia sulla visibilità del menu stesso. Il primo esempio, allora, il tasto scritta bianca su fondo rosso con scritto chiudi menu fa effettivamente quello che dice il testo, chiude il menu e una volta chiuso la scritta diventa apri menu, ovviamente fa la funzione inversa. C'è una scritta che che ricorda quale delle macrocategorie stiamo visitando, in questo caso arte, poi una serie di pulsanti neri con delle icone bianche. Il primo pulsante, ecco, torno indietro perché si capisce meglio quello che sto per... ecco, l'ultimo pulsante, quello con una freccia, è quello che permette di tornare dai vari sottomenu al menu principale. Quando si è sul menu principale ovviamente il pulsante sparisce perché non ha senso che sia presente. Quindi andando a vedere gli altri elementi del menu funzionale, il tasto il primo tasto in alto, quindi quello con un quadrato con con un meno in mezzo, è quello che attiva o disattiva le etichette, i nomi delle attività vicine ai pin. Il tasto con le due frecce in diagonale permette di passare dallo schermo normale allo schermo intero, alla visualizzazione a tutto schermo. L'ultimo tasto visibile in questo momento, quello con un quadrato all'interno, è quello che permette, una volta che si è zoomato su una particolare zona, permette di tornare alla visualizzazione generale in una volta sola, diciamo. Il menu principale è diviso in due parti perché in questo momento, da quello che vedo nel mondo dei professionisti che utilizzano l'intelligenza artificiale, questi appunto si possono suddividere in artisti o in tecnici. Quindi con artisti possono essere tutti quegli artisti che utilizzano all'interno del menu arte si trovano tutti quelli che utilizzano un'intelligenza artificiale, uno o più intelligenze artificiali per generare arte, quindi comunque per generare grafica, disegni, musica e così via.
ma anche quelli che in qualche modo lavorano attorno a questo tipo di personaggi, di artisti. Quindi chi si occupa della curatela, le gallerie, i musei e così via. Ovviamente si tratta di quelle situazioni che sì, si occupano, chi si occupa della curatela, per esempio, ha anche deciso di dare supporto agli artisti che usano effettivamente l'intelligenza artificiale. Le gallerie sono le gallerie che espongono anche opere create con l'intelligenza artificiale. La parte tecnica invece contiene tutte quelle parti, quegli elementi che in qualche modo hanno a che fare appunto con l'aspetto tecnico delle intelligenze artificiali, sia in modo diretto, ad esempio la voce modelli dovrebbe raccogliere quelli che sono disponibili a creare modelli, in questo caso soprattutto, al momento diciamo soprattutto sono quelli che creano modelli utilizzabili per chi usa Stable Diffusion, ma potrebbero anche essere, in un futuro magari anche prossimo, i modelli che ne so, che hanno a che fare con i chatbot piuttosto che altri tipi di intelligenza artificiale. E qui ci sono tutta una serie di elementi e vedete, poi visitate uno per uno. In ogni menu c'è comunque un tasto altro perché può essere che qualcuno non si riconosca in una delle macro voci, in una delle voci principali, delle categorie principali, scusate, queste qui sono le categorie principali, quindi qualcuno non si riconosce nelle categorie principali e rimane comunque la possibilità di scegliere altro. Vediamo che cosa contengono i pin. Allora, i pin sono quadrati, per esempio questo, sono quadrati, all'interno del pin è contenuto un'immagine che è il logo, può essere il logo, può essere un disegno che rappresenta comunque l'attività, una fotografia, può essere un testo, deve essere comunque un elemento diciamo comprensibile a queste dimensioni e poi anche a dimensioni più grandi. Nella parte in basso a sinistra c'è un elemento tondo giallo con all'interno un'icona nera. Quando l'icona rappresenta una persona vuol dire che quell'attività è di un freelance, quindi una persona singola. Quando contiene un edificio vuol dire che quell'attività è di una struttura, quindi un'azienda, un ente, una scuola, un laboratorio. In alto sulla destra c'è un'etichetta con il nome dell'attività. Una volta che si clicca sul pin si apre un pop-up che contiene questi elementi. Allora, in alto, nella banda in alto, sia il nome dell'attività, sia la categoria principale a cui l'attività appartiene. Il logo, comunque il disegno che abbiamo visto prima, visto più in grande, una parte testuale che descrive l'attività e ovviamente deve descrivere anche la parte di attività della struttura che riguarda l'intelligenza artificiale. Sotto il disegno ho due scritte. La prima scritta è la categoria secondaria. Allora, mentre la categoria principale è comunque obbligata, nel senso che deve far parte del menu, quindi deve essere una voce appartenente al menu specifico, la categoria secondaria invece è una voce assolutamente libera, quindi scelta liberamente da chi gestisce l'attività e può essere un rafforzativo qualcosa che specifica meglio l'attività in relazione alla categoria principale, o può essere anche un'ulteriore attività che viene svolta, che è sempre collegata con l'intelligenza artificiale. La voce link ovviamente è un link, contiene il link al sito web piuttosto che a una pagina social, piuttosto che alla pagina LinkedIn dell'attività stessa. Ecco, per poter essere inseriti in questa mappa, diciamo, le aziende o le persone o i freelance che vogliono essere inseriti mi devono fornire alcune informazioni. Ovviamente il nome, la categoria principale in cui pensano di poter essere inseriti, il testo, circa 800 caratteri, che descrive la loro attività, il logo, la categoria secondaria e il link da inserire.